troviamo all'interno di un'ala del complesso della Fortezza Orsini. Il palazzo è un palazzo chiaramente storico che esisteva già nel corso dell'XI-XII secolo come possedimento degli Aldobrandeschi. In seguito all'unione, al matrimonio tra Anastasia Aldobrandeschi e gli Orsini, poi divenne importante fortezza e centro della famiglia Orsini e oggi è sede vescovile. Pitigliano ha due realtà museali importanti dedicate alla civiltà etrusca, il Museo Civico Archeologico Enrico Pellegrini e il Museo Archeologico all'aperto Alberto Manzi. L'allestimento del Museo Civico Archeologico della civiltà etrusca prevede la presentazione e la narrazione della storia riguardante le due principali città etrusche del territorio. Poggiobuco, da un lato, il cui sito si trova in prossimità del fiume Fiora, e appunto la città di Pitigliano. Le due realtà museali sono strettamente collegate in quanto, oltre ad essere deputate a rappresentare la civiltà etrusca nella media valle del Fiora, all'interno del Museo Civico Enrico Pellegrini sono custoditi i materiali che provengono dallo scavo dell'area di necropoli di San Giovanni Nepomuceno all'interno dell'area archeologica all'aperto Alberto Manzi. Il Museo Archeologico a Pitigliano è una realtà relativamente nuova, è stato istituito nel 1995. Il progetto architettonico era nato con un'idea innovativa perché le sale espositive ruotavano intorno ad una sala centrale che aveva la funzione di essere la sala destinata al restauro di questi innumerevoli reperti provenienti dalla collezione Vaselli. L'idea originaria era quella proprio di non solo conservare questi materiali archeologici, ma di avere la possibilità di cambiare all'interno degli spazi espositivi, delle vetrine, le olle e le ceramiche esposte dopo gli interventi di restauro. In realtà Pitigliano aveva già una collezione museale, faceva parte dell'antico antiquarium che fu istituito sulla fine della seconda metà del XIX secolo e aveva un po' il concetto delle Camere delle Meraviglie di epoca rinascimentale. Al suo interno erano presenti vasi, ma anche monete e opere d'arte che provenivano dal territorio. In seguito all'intensificarsi degli scavi archeologici sul finire del XIX secolo nel territorio di Pitigliano e di Sorano, è chiaro che poi questo antiquarium divenne sempre di più specializzato a contenere reperti archeologici di epoca etrusca. Le tristi vicende della Seconda Guerra Mondiale, che riguardarono anche l'abitato di Pitigliano, condizionarono la presenza di questa collezione di opere d'arte, al punto che gran parte di questa collezione venne smistata tra il Museo Archeologico di Grosseto e il Museo Archeologico di Firenze. Ci sono voluti molti anni prima della nuova riapertura del Museo Archeologico di Pitigliano, arriviamo al 1995 e il pretesto è stata una donazione privata, oltre 1000 pezzi, 1000 reperti archeologici da parte della signora Adele Vaselli, che faceva appunto parte del premio di rinvenimento degli scavi condotti tra il 1° aprile del 59 e il 10 giugno del 1960. I materiali esposti nel percorso museali fanno parte di due importanti collezioni civiche, quella di Adele Vaselli e contiene in particolare i materiali provenienti dal sito di Poggiobuco e poi i materiali della collezione Martinucci, personaggio importante, illustre della fine dell'Ottocento per Pitigliano, di cui fu sindaco, oltre che essere regio ispettori ai monumenti. Nel 1999 lo spazio espositivo ha avuto una nuova risistemazione grazie a Enrico Pellegrini, che è stato alla direzione dei musei civici archeologici dal 1997 sino al 2016, anno della sua prematura scomparsa. Nel 2019, in accordo con l'amministrazione comunale, abbiamo pensato di
sottolineare quanto Enrico abbia fatto per il territorio di Pitigliano e per le due realtà museali, intitolando il Museo Civico della Civiltà Etrusca, così come lui lo volle nel 1999 col nuovo spazio espositivo, a Museo Civico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini. I musei civici archeologici di Pitigliano negli ultimi anni stanno spendendo energie e progetti per la divulgazione e la conoscenza a livello territoriale e non solo territoriale delle realtà e dell'offerta culturale di questi musei attraverso degli eventi che intendono anche coniugare le altre specifiche del territorio, come per esempio le realtà vitivinicole. Quindi grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Grosseto, che ormai ci sostiene da 4 anni, riusciamo a coniugare quindi il vino con l'archeologia. Proponiamo periodicamente anche degli eventi di lettura e presentazione dei libri, soprattutto nell'area archeologica all'aperto dedicata ad Alberto Manzi, e anche lì cerchiamo di coniugare l'evento culturale con la degustazione di prodotti enogastronomici del territorio. L'idea di unire i due musei è un'idea che sta interessando molto la parte progettuale e scientifica della direzione museale da qualche anno, e stiamo cercando di promuovere anche dei percorsi di valorizzazione non solo delle due realtà museali ma proprio del territorio, con iniziative tipo da museo a museo che consentono al turista e al visitatore di, oltre a beneficiare di una visita guidata del Museo Civico della Civiltà Etrusca in Piazza della Fortezza, di raggiungere a piedi l'altra area archeologica che attualmente è fruibile diversamente, bisogna quindi prendere l'auto e spostarsi dal centro abitato, facendo un percorso che in parte sfrutta il percorso culturale del centro storico di Pitigliano, quindi penso al ghetto, alla sinagoga, piuttosto che a parte del corso e della zona di Capisotto, dove c'è una tra le chiese più antiche di Pitigliano, e ripercorrendo quindi il tratto di strada che in antico raggiungeva l'abitato di Sovana. Con questo percorso, che è stato già sperimentato e che ha avuto anche un discreto successo, intendiamo quindi sottolineare come le due realtà convivano, non soltanto perché all'interno del Museo Civico di Piazza della Fortezza custodiamo i materiali provenienti dalle ultime attività di scavo della necropoli di San Giovanni, ma proprio per un discorso identitario e territoriale più completo. Numerosi sono i vasi provenienti dai corredi della necropoli di Poggiobuco che annoverano all'interno in realtà vasellame realizzato in vario modo, dalla ceramica d'impasto ai tipici vasi con decorazione dipinta rossa, fino ad arrivare agli importanti produzioni in bucchero cosiddetto pesante di fine VI, inizio V secolo. Ma fra tutti un oggetto risulta singolare appunto nel panorama dei ritrovamenti della necropoli ed è rappresentato da una olla, in realtà realizzata in ceramica d'impasto, ma che ha la caratteristica di essere ricoperta da un sottilissimo strato di argilla liquida color camoscio che reca sulle due facce una singolare rappresentazione umana di un personaggio, in realtà ritratto in movimento, ma che si caratterizza, almeno apparentemente, per essere asessuato, ma avere due caratteristiche importanti, che sono la barba a punta e un taglio degli occhi a forma di mandorla. L'olla è datata, in base alle caratteristiche formali, al III-IV del VII secolo a.C. Un altro oggetto particolarmente significativo per il Museo di Pitigliano è contenuto invece nella collezione Martinucci ed è rappresentato da un frammento di Chilix, quindi una grande coppa per bere di produzione attica e verosimilmente appunto importata fino in Italia e quindi fino a Pitigliano. Rientra fra le produzioni tipiche delle cosiddette chiliches a occhioni, appunto il nome deriva da specifica decorazione che si trova lungo il corpo, e il frammento in nostro possesso raffigura anche una scena di battaglia, di monomachia,
Sul retro della scena appena descritta è riportata anche l'iscrizione in greco antico Liukos Kalos, verosimilmente da tradurre come il bel Lucio, Lucio il bello. La civiltà degli Etruschi è quindi rappresentata da due realtà museali che sono importanti per questo territorio. Cerchiamo di farlo capire anche nelle scuole. L'Istituto Comprensivo di Pitigliano, come altre realtà scolastiche, può beneficiare delle nostre attività laboratoriali didattiche che vengono presentate sempre in maniera diversa, diversificata e originale, soprattutto perché le due realtà possono non solo permettere attività laboratoriali strettamente legate all'archeologia, ma è possibile anche coniugare percorsi di trekking sfruttando le vie cave.